Benvenuti alle ricette di cotto e frullato. Oggi è una puntata speciale, perché voglio dedicare questa ricetta a uno dei miei manga preferiti, Le bizzarre avventure di JoJo. Ve lo consiglio sempre sulla mia pagina e dovete leggerlo, per favore, mi accompagna da quando sono piccolo e quindi ho addobbato anche un po' così tutto quanto in stile JoJo. E in onore della quarta serie del maestro Araki e del cuoco Tonio Trussardi, oggi frullerò un'ottima caprese con un vino un po' particolare. Sigla. Eccoci alla presentazione degli ingredienti. Quali ingredienti direte voi? Quelli per la caprese. Non sono poi così tanti, ma devono essere particolari. Un pomodoro di qualità cuor di bue. Voi direte, ma si usa il San Marzano per fare la caprese? E invece io voglio usare il cuor di bue perché è più dolce e poi è un tocco mio personale. Poi vi spiegherò anche meglio perché. Stai fermo. L'origano odora bene a bestia. La caprese ci deve essere la mozzarella. Ma non una mozzarella qualsiasi, una fantastica mozzarella di bufala. Mi raccomando, teste di cazzo, non tenete la mozzarella di bufala in frigo, tenetela fuori dal frigo, perché il freddo fa coagulare i grassi, no? Li cristallizza e quindi la mozzarella di bufala perde le sue proprietà organolettiche. Tenetela fuori dal frigo e finitela in 2-3 giorni, ok? Basilico. Il tutto verrà frullato con il casinero del diavolo. Un vino particolare, tramandato da discendenti di Dio Brando. E ovviamente i condimenti, come il sale e come l'olio spray. L'olio spray è utile perché lo puoi usare anche per le ascelle, no? Iniziamo dal pomodoro. Quando tagliate il pomodoro, fatelo delicatamente, perché se no escono i succhi e lo rovinate. Leviamo lo sponzone qui che è il logo di Batman. Tagliate il pomodoro a dischi. E l'ultima giù, così, con la maiala della sua mamma. È la volta della succulenta mozzarella di bufala. Prendiamola delicatamente. Guardate come gocciola. Sembra la faccia di vostra madre. Poggiamola delicatamente sul tagliere. Guardate, guardate, guardate. Esce il latte, esce. Adesso sembrano le tette di vostra madre. Se riuscite a farla addirittura dello stesso spessore delle fette di pomodoro, è fantastico. Questa ricetta me l'ha insegnata Tonio Trussardi, il mio cuoco collega. È buona. Ovviamente frullata è meglio, ma questo è un altro discorso che vi andrò a spiegare bene dopo. Tagliamogli la cappella. La complessità della preparazione di una caprese non è eccessiva. Diciamo che fondamentalmente il tutto sta nella composizione e ovviamente anche nella scelta degli ingredienti e nei piccoli dettagli. Guardate, guardate, la mozzarella di bufala è bufala quando lascia lo sperma sulla cucina. Aspetta Paolo, controllo una cosa, Ah, ecco. No, volevo un attimo vedere la composizione del piatto di Trussardi. Va bene, vai, ho visto, ok. Prendiamo un piatto piano, ma abbastanza alla svelta. Fetta di pomodoro, fetta di mozzarella, fetta di pomodoro, fetta mozzarella, pomodoro, mozzarella. Madonna, madonna! Là. Oh, babbo. Bravo Paolo, bella scelta. Ti farò fare la spesa per casa mia. L'aroma del basilico si sposa perfettamente con questo sapore contrastante, la dolcezza, la morbidezza di un formaggio con l'acidità del pomodoro. Si sposano perfettamente, fanno anche dei figli a volte. E usiamo il rimanente basilico per, così, adornare il piatto, là. E ovviamente ci vuole l'origano. Piove origano, mi gratto anche un po' le palle così. Paolo mi ha fatto dono di un oggetto speciale per questa ricetta, un oggetto alquanto bizzarro. L'olio spray. Adesso io non so. Uno spray uguale 1,7 calorie. Questo è per tenervi in forma nonostante mangiate come delle merde. Io lo so, mi scrivete anche su Ask, su Facebook, mi scrivete: Maurizio, guarda, oggi ho mangiato il pandoro con la Nutella, va bene per la palestra? Sì, se vuoi morire. Ci avrò messo almeno 7-8 calorie, qui è un macello, eh? Cazzo, sembro io quando mi faccio le seghe, va bene. Via l'olio. Ci stiamo avvicinando al momento della frullanza. Ma prima voglio dirvi una cosa. La mozzarella è un formaggio fresco, magro e morbidissimo. Quello che avete davanti è uno dei piatti estivi più conosciuti e apprezzati in Italia. Gli italiani sono stati i primi a utilizzare i pomodori nella gastronomia e nessuno è in grado di prepararli meglio di noi. Non lo dico per vantarmi, semplicemente ne vado orgoglioso. Non cucino solo piatti raffinati per frullati. La mia cucina
affonda le sue radici nelle ricette che da secoli le madri tramandano alle figlie. Come i loro dildi. Ma prima di frullare apriamo il vino. Casillero del diavolo. È un vino cileno che ci riporta alle tribù sudamericane, dove la maschera veniva utilizzata per sacrifici umani e ancora non si conosceva il suo vero potere. Ma è ronco! È il momento della frullanza. Una foglia di basilico con olio e origano, ce la buttiamo giù. Una fetta di mozzarella di bufala e una fetta di pomodoro cuor di bue. Giù. E ovviamente il vino. Guardate come già il vino conscio che verrà frullato con la mozzarella e il pomodoro si unisce a loro in questo turbine di sesso e sangue. È il momento della frullanza. Sai cosa, Paolo? Questa volta, dato che è una puntata ispirata a JoJo, voglio frullare e guardare il frullato attraverso gli occhi della maschera. È buono. Si sente il bue del pomodoro che si monta alla bufala della mozzarella. Si sente tutta la sudamericanità di questo vino. Si sentono i coltelli a serramanico. È buono, ma c'è un ingrediente che lo renderebbe ancora più buono. Il vostro sangue! Oh! The World, che il tempo si fermi! Oh me! È uscito il gioco di JoJo. È uscito JoJo All Star Battle? No. Sono un po' Maurizio Brando o Dio Merluzzo. Dio Merluzzo è bella, però è un po' il marito dell'orca Madonna. È ora che mi vado a fare una partita a JoJo All Star Battle. Mi metto la maschera che è da qualche parte, prendo Iggy e andiamo a giocare a questo gioco che è uno dei migliori picchiaduro mai ispirati a una saga di anime e manga giapponese, più manga che anime. L'anime è stato fatto nel 2013 per il 25esimo anniversario. Chi non ama JoJo ogni anno della propria vita? Nessuno! E quindi forse con questo picchiaduro dove ci sono tutte le mosse di tutti i personaggi e forse stavolta riuscirò ad estirpare il seme del germoglio dei Joestar. Questo corpo perfetto che ho rubato a Maurizio Merluzzo. Sono diventato scemo come lui! Ci sono tutti i protagonisti principali, più i relativi cattivi, più tutti i personaggi che hanno tutti no, però i Joestar hanno la stella, come io ho la stella. Io sono un Joestar biondo, sono un Lannister biondo Joestar. Sono Jamie Brando, JoJo e JoJo. È bello, è un bel JoJo. Quindi se siete fan di JoJo, ma se siete fan dei manga in generale o degli anime in generale, dovete prendere questo gioco e giocarci fino allo sfinimento, finché non vi esplodono i polpastrelli e non potete più farvi le seghe. Volete giocare con me? Vi volete fare una partita con me online a JoJo All Star Battle? Bene, allora aggiungetemi al mio profilo PSN Saki J. SHYJ in lunga, come JoJo, come Jonathan, come Joestar, come
Jotaro e tutta la stirpe dei maledettissimi Joestar. Quindi io adesso vado a giocare, andatevela a comprare così giochiamo online. E se perdo, vengo a casa vostra e vi sfondo il... Giorgio Sirene, questo è il manga che sta leggendo Dio Brando quando piccolo il padre lo chiamava di